è tempo di fondue di formaggio. Siamo in Svizzera e qui in autunno e in inverno si inizia a sentire il sentore di formaggio e una cosa che è venuta fuori grazie a Instagram, tanti soprattutto in Italia mi chiedete come si prepara, come si può fare, con quale formaggio farla e direi che vi faccio un bel tutorial su cosa si utilizza, come si fa, poi anche come si mangia. Questo è il coquelin che si usa per la fondue di formaggio, ce l'abbiamo in versione maxi, ma anche in versione mini che usavo da sola, perché anche da soli si può mangiare la fondue. Passiamo al supporto. Qui se non avete questo potete un po' ingegnarvi, l'importante è che passi l'aria. E poi usiamo questo gel infiammabile che scalderà il nostro formaggio. Questo è il contenitore apposito che si chiude e si regola, vedete i buchini, l'intensità della fiamma. Questo si mette qua e il coquelin sopra. Ed eccoci qua, adesso siamo in cucina, vi mostro un po' gli ingredienti, che cosa è necessario per fare la fondue. Partiamo dal formaggio che chiaramente, essendo in Svizzera la patria del formaggio ma anche della fondue, ci sono diverse miscele. Questa è una miscela ticinese del Gottardo e poi vedete che qui c'è spiegato anche cosa fare, ma lo faremo insieme. Poi si userà del vino bianco, io ho questo vino siciliano, farò un mix siciliano e svizzero. Poi ci vorrà dell'aglio, io ne uso uno perché questa è la pentola che usavo da sola quando preparavo la fondue. Quindi aglio, vino, sciogliamo il formaggio e poi sul finale si aggiunge un buon pepe e un po' di kirsch per chi desidera, che è una grappa a base di ciliegie. Ma qui in Svizzera c'è anche la possibilità di acquistare delle fondue già pronte, già miscelate, questa era quella che compravo spesso, dove c'è già tutto, c'è già il vino, c'è già anche un po' di kirsch, c'è anche, se è troppo densa, a volte si aggiunge l'amido di mais o la fecola, ma io non l'ho mai usata e quindi è un po' più veloce da fare, però si può anche fare con il formaggio, quello fresco. E adesso andiamo. Scaldiamo il nostro vino con l'aglio e poi aggiungeremo il formaggio. Con cosa si mangia la fondue? O con il pane o con le patate, che ho già bollito. Io la preferisco con il pane. Il pane non deve essere fresco, se è di qualche giorno è perfetto. Adesso lo andremo a tagliare e ricaveremo i nostri cubotti di pane. Ecco, adesso andiamo ad aggiungere il nostro formaggio. Diciamo che inizia già a sciogliersi, come vedete. Vedete che è molto semplice, non ci vuole neanche tanto tempo, l'aglio poi dopo lo possiamo togliere. Adesso passiamo agli altri ingredienti che ci serviranno per servire. Utilizzo questo per il mio pane, così, questo è ideale. Va benissimo anche la baguette, questo adesso è un pane con i semi, però potete usare quello che desiderate. Allora, le ciotoline adesso non mi servono tutte e tre, prendiamo queste, dove metteremo delle cipolline. Qui potete usare i sottaceti che amate, però le cipolle ci stanno benissimo.
qui, che bellezza. Si utilizzano anche i cetriolini. Boh, adesso metto solo questi, anche perché insomma devo mangiarli da sola. Cetriolini, poi qui si usano anche le pannocchine, ma potete usare, ripeto, quello che desiderate. E adesso direi che la fondue mi sa che è pronta. Guardate, ho già tolto lo spicchio d'aglio. Adesso mettiamo il pepe, abbondiamo, e giusto un po' di kirsch. E voilà, direi che si può mangiare. Utilizzeremo anche le forchette da fondue e nel vostro caso appoggerete il coquelin sul fornello o sul supporto. Prendiamo un pane. Fondue a pranzo per me. Buon appetito! Qui c'è un gioco che quando si perde il pezzo di pane si paga pegno.